E questa è Napoli, la Napoli che lavora, questa è la Italsider, la Napoli dei problemi. E tu sei riuscito a entrare nel ventre di questa città come se fossi nato qua, sei uno di loro. Mi fanno sentire come uno di loro. Sicuramente io mi sono trovato molto bene, meglio di Barcellona, eh, però qui non c'è un equilibrio. Eh, Qui ti amano o sicuramente ti ammazzano. È così, io sto parlando nel termine calcistico, no? Perché fai un gol è il miglior gol del mondo. E sbaglia un gol e non si può sbagliare, non è il campione, non è il fuoriclasse. Però io alla gente di Napoli le ringrazio tutto quello che fa per Maradona. Eh, Questi 4 anni che sono qui è più di agradecimiento alla gente di Napoli, un ringraziamento grandissimo. Cosa hai capito di loro? Cioè, cosa hai capito di questa città dopo 2 anni che ci abiti? Ho capito che hanno tanti problemi, che Maradona non dà soluzione alla città. Sì, Maradona, rispettandolo a tutti in campo, in allenamento, facendo di tutto perché il Napoli sia un po' più grande ogni giorno. Questa è la felicità che Maradona le dà al napoletano. C'è qualcosa di argentino in Napoli o c'è qualcosa di Napoli a Buenos Aires? È nell'affetto, però qui sono più affettuosi. La maniera di entrare con il scherzo sempre, quella è una maniera dell'argentino. L'argentino anche scherza molto come il napoletano. Il giorno che hai visto il mezzo stadio con la parrucca uguale ai tuoi capelli, cosa hai pensato? No, quello è un discorso che non so, qualcuno l'ha fatto per guadagnare. A me mi piace quando la gente fa questo, io se l'ho detto al napoletano, io voglio che la gente viva, e se la gente fa questo sì, però io non voglio che il miliardario si faccia più miliardario con Maradona, questo non lo sopporto proprio. Se no che venga a parlare con Maradona, per la gente normale qui di Napoli Si inventa la vita. che si inventa la vita, quella è la parola, che si inventa la vita, che fa questo per vivere, a me mi piace e sono orgoglioso perché in parte anche Maradona le dà il suo contributo. Tu sai che questa è anche una città molto chiacchierata, la città della Camorra, la città dove, come abbiamo detto prima, inventandosi molta gente la vita, non tutto è sempre legale. Come, come ti difendi da una città che potrebbe anche avvilupparti in tutto questo? Guarda che qui io ho tenuto tanti problemi veramente, però la gente non lo sa. E voglio raccontarti qualcosa che mi è successo qua. Hanno detto che Maradona stava con la camorra, qui hanno detto che Maradona andava con la droga, quello, che l'altro, che questo. E io mi sono stancato, ho parlato con la mia famiglia, però io non posso lasciare questa città perché tutta la gente non è cattiva. Io penso alla gente buona che va a vedere il calcio e che vuole vedere a Maradona, per questa gente io gioco, però sicuramente Napoli tiene tanti problemi, hanno detto tante cose, a me anche il presidente mi è venuto a dire che è successo ieri, che mi hanno detto che tu è andato a qui, là. E guarda Presidente che io per questo mi sono andato di Barcellona. E mai più, perché il Presidente capiva anche, mi voleva fare capire a me della città, com'era la città. Io l'ho capito subito, che qui si parla troppo. Napoli serve, Napoli padrona, e una fortuna e una condanna, e chi ci campa a questa terra, Napoli a guerra, pave di mano, che l'era ieri, e lo
per quartiere. È una città che sta nasconda e che è sincera. Napoli aperta, notte chiusa. Senti, e quando dicono che sei andato a troppi battesimi, comunione, matrimoni, cresime, dicono forse hai esagerato, non hai capito che questo era un modo di una parte di Napoli per avvilupparti, per attirarti a sé, anche di quella parte di Napoli che aveva cattive intenzioni. Però io non vado con la gente mala, io non so chi è malo, chi è buono. Io non vado appartamento per appartamento domandando alla gente se è buona o è mala di Napoli. Io non l'ho fatto mai in Argentina, a Napoli. Io vado per la bambina o il bambino che vuole che Maradona sia tenere una foto con Maradona, soltanto per quello. Però dopo si parla che Maradona è andato lì perché per la camorra, che questo, che l'altro. Per questo se un giorno vado via da Napoli sarà per questo, non perché mi manca affetto della gente del calcio. Sì, io sicuramente quello è quello che non mi piace di Napoli. Mi pare, non è abbandonata nel tango come la generazione precedente alla tua o quella ancora prima. Voi avete un carattere che prima non esisteva nella cultura argentina. Prima di voi sembrava, per quanto valida possa essere l'impressione di chi come noi non conosce fino in fondo la vostra cultura, sembrava, dicevo, che la gente fosse più abbandonata, più disperata. Una cultura del tango come tutti los argentinos. No, io ho una cultura del tango, come tutti gli argentini del resto. Io credo che questa cultura non si sia persa. Questa cultura che ci fa essere come siamo, che ci fa essere sentimentali, orgogliosi. Però secondo me è nella natura dell'uomo voler lottare contro le avversità ed essere felici nei momenti in cui le cose vanno bene. Non è perché siamo argentini che abbiamo questo sentimento del tango e dobbiamo piangere sempre. No, non bisogna confondere le cose. Però certamente abbiamo un'identità nostra, che ci appartiene come popolo argentino. Quella cioè di essere sentimentali e di voler essere qualcuno sulla terra, pur essendo un paese così lontano dal resto del mondo. De querer en un país que estamos lejos de todo el mundo, de querer también ser alguien dentro del universo, ¿no? De la Tierra. Senti, Diego, tu pensi che un giocatore per questa macchina che gli impone di vivere così è spesso un bambino mai cresciuto? Yo creo que no te dejan ser muy bambino porque el fútbol de hoy, el que es un poco ragazzino lo hacen hombre velozmente por todos Dico los questo intereses perché que il hay. calcio di oggi ruota attorno a tanti interessi e chi è ancora ragazzino è costretto a crescere alla de ver svelta. todavía ese, Però noi cerchiamo di ese conservare bambino dentro questo dentro, bambino, ese niño, quello che tutti niño debbono che todo avere. hombre debe tener, Non è detto no che, porque dato che giochiamo al estemos jugando calcio al e siccome fútbol nel y calcio ci sono tante haya un cose montón de superficiali, cosas noi ci superficiales, lasciamo per nosotros questo vamos a tener que trascinare ir dalla con corrente la degli corriente y interessi. dejarnos llevar por los intereses, ¿no? Seguramente cada jugador de fútbol del mundo tiene un niño adentro. Ma che significa essere leader? Líder significa Il leader significa stare al fianco del compagno per aiutarlo. Il leader sul campo da gioco cerca di fare il meglio per la squadra. Per questo me la prendo molto quando dicono, per esempio, che Platini è uomo squadra molto più di Maradona. Maradona proviene da una scuola sudamericana che è totalmente diversa da quella di Platini. Platini non potrà mai fare quello che fa Maradona
E Maradona non potrà mai fare, né vuole fare, quello che fa Platini, capisci? Questo vuol dire che esiste una contraddizione qui in Europa. Proviamo a vedere Platini alle prese con il calcio sudamericano e vediamo poi quello che scrivono i giornalisti. Sarebbe esattamente il contrario di quello che dicono qui di Maradona. Yo quisiera verlo a Platini en el fútbol sudamericano a ver lo que dicen, que sería totalmente lo contrario de lo que dicen acá de Maradona. Abbiamo un'immagine filmata a Torino dove tu stai marcando Platini in area di rigore e non avremmo mai pensato che tu avresti potuto fare questo arretrando. Bene, questa immagine me la presti e io la farò vedere a tutti i giornalisti che hanno detto che Maradona non è un uomo squadra. Diego, tutto questo tipo di polemiche arrivano a levarti la felicità o fanno parte solamente del folklore? No, io mi rendo conto che fa parte del gioco, di quegli interessi che ruotano attorno al calcio e di cui parlavamo prima, purché non sia una cosa ripetitiva. Argentina ruffiana, Napoli tutta vestuta a festa, per far l'amore che americana. Napoli allegra e disperata, Napoli onesta e malamente. Napoli è gente che mo se sceta, non suona antica. Napoli ha storia in una città, e ha storia in ubica. È una canzone per contarti che la cara. Napoli è quella che sarà, Napoli vera. Maradona forse non è Meille Pelé, come dice la canzone, ma certamente l'Argentina di oggi, qui in una singolare amichevole contro il Napoli, dipende dal suo estro e dai suoi umori. Maradona giocherà in Messico il suo secondo campionato del mondo. Ha sempre tenuto moltissimo alla nazionale, come se fosse un lungo cordone ombelicale con la sua terra. Per giocarci ha fatto anche il pendolare fra Napoli e Buenos Aires per 2 volte in una settimana. E quando si è trattato di giocare questa amichevole, Diego non ha avuto dubbi, ha scelto la maglia argentina. La nazionale, questo è un gol del suo amico Pascuni, è una strana mescolanza di principi per Maradona. Forse rimane soprattutto il modo migliore per dimostrare il suo orgoglio di essere argentino, per fare qualcosa che imponga il suo paese agli occhi del mondo con un cliché diverso dalla solita terra del tango povera e sentimentale, dolce e immensa, spesso sfruttata e sconosciuta a se stessa. Nell'82 in Spagna Maradona si trovò in mezzo a una nazionale sbandata. Era campione del mondo ma aveva la testa lontana. Era partita dall'Argentina, la nazionale, che le Falkland si chiamavano Malvinas e li avevano salutati come messaggeri di un paese fiero della sua forza. Pochi giorni dopo erano diventati solo gli ambasciatori di una sconfitta. Poi era una squadra che cercava casa. Maradona stava per trasferirsi al Barcellona, Passarella alla Fiorentina. Ardiles non sapeva se sarebbe potuto rimanere al Tottenham. Diaz stava partendo, Fillol anche. Kempes non era tornato mai. Daniel Bertoni, suo il tiro corretto in rete da Pecci, era ormai italiano. Così non furono, e non potevano essere, i mondiali di Maradona, che giocò 5 partite e segnò 2 gol. Il suo mondiale finì durante l'incontro col Brasile perso per 3-1. A 10 minuti dal termine commise un brutto fallo su Batista e fu espulso. Uscì a capo chino, come tutti. Stavolta c'è un'aria diversa.
Maradona arriva da autentico patriarca. Ha tolto perfino da autorità i gradi di capitano al mitico Passarella, l'ultimo dei campioni del mondo del 78. È la sua squadra, disegnata su di lui e per lui. Una squadra in cui lui si muove sempre, come chi sa di avere grande potere e grande responsabilità. Per la prima volta da zingaro lussuoso del calcio, da incredibile solista, Maradona è diventato squadra. Ciao Diego. Bello. Come hai vissuto una partita come questa? Teso, eri molto teso. Brutta perché è difficile giocare contro dei compagni. Stavi contratto. Sì. Però credo che la nazionale argentina ha giocato una buona partita e questo è lo che importa, no? Aperto un portiere strepitoso. Sì, le ultime due palle, Islas ha parato due palle importantissime, però credo che il Napoli ha giocato bene. Dopo la partita, aver giocato contro il Napoli è per Diego quasi un rimorso. Fa parte del suo carattere, d'altronde, essere impulsivo e controverso. Su Maradona sono stati scritti decine di libri in tutto il mondo, ma ce n'è uno che ha un sapore diverso. È il primo di un suo amico, di uno del suo gruppo, Guillermo Blanco. È stato il suo addetto stampa, una carica che è sempre stata forse solo un pretesto per stare insieme, per seguirlo dall'Argentina in tutti i suoi spostamenti. Sotto questo aspetto è molto più che se l'avesse scritto lui il libro, perché è la testimonianza che il legame della grande famiglia continua, la conferma che la sua formula di vita non è astratta, ma vince e tiene uniti. Ciao. Gianni, si deve andare subito come stiamo pettino. Bene, Blanco. Grazie. Posso dire una cosa breve? Voglio ringraziare a Guillermo Blanco per questo libro perché so che Guillermo lo ha fatto con tutto l'affetto e con tutto l'amore. Io ti ringrazio per me e per tutta la mia famiglia. Che figlio è questo? Nel rapporto Al di là del successo, che figlio è? della gloria, che hijo es? Es un verdadero campeón. Como hijo. È un vero campione, come figlio, come essere umano, come giocatore. Es el número uno. Grazie, amore. Lei lo ha seguito fin dall'inizio o è stato il papà quello che... Era su papà in questo tempo che era su... Il papà, certo, e io pure. È quasi più tifosa lei di mio padre. Lei non si perde mai una partita. Ah, no. Che cosa le piace di questo giocatore? In che cosa è campione Maradona? In tutto. Signore, è stato faticoso crescere questi figli? Sì, molto, molto. Ha lavorato molto, eh? A dire il vero, sì. Che tipo di madre è stata lei? Oh, non lo so. Per loro non so come... No, lui mi ha detto molto tenera. Bene. Non gli ha mai... No. No?
Perché cosa pensa dell'educazione di un bambino? Quale pensa sia il modo migliore per educare un bimbo? Non picchiandolo, Non picchiandolo? parlando. Così si educano i figli, con affetto. Quando lui cominciò ad essere un grande calciatore, che tipo di paura cominciò a sentire? Miedo le empezó a venire. Io? No, paura no, orgoglio. Diego ha 18 anni, già capitano della squadra degli Argentinos Junior, il club dove è cresciuto, nelle Ceboitas, le squadre giovanili, e dove si è affermato prima di passare all'amato Boca Junior. In un impianto piccolo e screpolato ha imparato da subito ad essere abbracciato, toccato, baciato, quasi soffocato dalla venerazione della gente, spesso esigente e aggressiva, ma anche romantica. Gioca già di tacco, di fino. Sarà la caratteristica inimitabile della sua carriera di più grande calciatore mai nato. Claudia, il vostro amore? No, io andavo ancora a scuola. Avevo cominciato quello che qui chiamano medie. Alle medie? Eri una bambina. A 15, a 14, poi ho compiuto 15 e poi, 4 o 5 mesi dopo, abbiamo cominciato a stare assieme. A quel tempo Diego giocava nell'Argentinos Juniors? Quando io l'ho conosciuto, a novembre, lui aveva giocato le sue prime partite in Serie A. Però io non capivo niente, non sapevo niente di calcio. Però ti sembrò un eroe. Come ragazzo, perché di calcio non capivo niente, non ne sapevo niente. Senti Diego, ti ringrazio di avermi presentato le donne importanti della tua vita. Le donne importanti della tua vita. Oggi ti ho presentato queste due donne. Adesso continuiamo con l'intervista. Ti uccidono, eh? Ora voglio domandarti un'altra cosa. La squadra importante della tua vita è stata l'Argentinos Juniors? La primera. È stata la prima. Il mio primo amore del calcio è stato l'Argentinos Juniors, ma l'amore di tutta la vita si chiama Boca Juniors. L'amore di tutta la vita si chiama Boca Juniors. Perché Boca è la cultura... Perché il Boca è parte della cultura argentina. Boca è un sentimento. Perché Boca è un sentimento. Boca è come averlo nella pelle, mi capisci? Non voglio con questo offendere nessuno. Certo, il tifo per il River è di tutto rispetto, ma il tifo per Boca è piangere, è dolore, è sentimento, è tante cose, per cui... È sentire, è un montón de cose, entonces... È Gardel. Sì, Boca è Gardel, de verdad. Sì, Boca è Gardel, davvero. Beh, quando da piccolo vedevo mio padre fare il tifo per Boca, il mio sogno era quello di giocare, di indossare un giorno la maglietta del Boca. Ci arrivai e fu il giorno più felice della mia vita, perché giocando lì sapevo che avrei potuto difendere i sentimenti che prova mio padre, i miei fratelli, la mia famiglia. Y fue el día más feliz de mi vida, porque sé que podía estar defendiendo yo los sentimientos que sentían mis padres, mis hermanos, mi familia, jugando para Boca. Dopo il grande amor Boca, dopo il Boca, il tuo grande amore, la tua professione ti portò al Barcellona. Questa però fu una delusione. Perché un argentino famoso non si è trovato bene in una città come Barcellona? Come Barça. Perché questo argentino si difende dovunque vada. Non credere che non lo faccia oggi a Napoli perché qui mi sento felice. Non credere che non l'abbia fatto nella stessa Argentina, perché è così che la penso. Io non voglio mettere, e te l'ho detto varie volte, non voglio mettere i bastoni tra le ruote a nessuno, però neanche mi piace che sbarrino la strada a me. Perciò mi sono sempre battuto contro tutto questo. Però non mi gusta che me la pongan tampoco, entonces
E a Barcellona mi hanno messo parecchi bastoni tra le ruote, per cui... Y en Barcelona me pusieron muchísimas piedras en el camino. Entonces, A te A te e anche alla comunità argentina? somos los sudacas, los perseguidos. Sì, siamo i Sudaca, in pratica i perseguitati. Perché? Perché mettono tutti i sudamericani nella stessa pentola.